ripartiamo direzione Puerto Rio Tranquilo. Ci siamo, Carretera Austral, 50 km a Puerto Tranquilo. Eccolo il ponte. Wow, che acque, ragazzi! Spettacolo di colore nonostante il cielo nuvoloso. Maneja con vento. Distributore di benzina. Arrivati. Che la pioggia diminuisse, invece ho visto sulle previsioni che domani pioverà per tutto il giorno. Ciao ragazzi. Abbiamo preso tutto. Questo che cos'è? Nada. Qua non è caduto nulla. Soliti controlli alla nostra casina. Questa era la nostra camera. Qua abbiamo preso tutto. Ragazzi, si va in fretta e furia perché qua è successo il finimondo. Ci sono stati 2 giorni che non sono stati il massimo. Fa parte di una scelta di vita del genere. C'è stato un nubifragio. Ci hanno spiegato che l'impianto idrico del paese non è all'avanguardia. Quando succedono queste cose praticamente non hanno più acqua nel pueblo. Il problema è che non hanno più acqua nel pueblo, quindi vanno nei supermercati, quei pochi supermercati, ad accaparrarsi tutta l'acqua presente. Quindi non c'è l'acqua nelle cabañas, ma non c'è neanche l'acqua potabile da poter acquistare ai supermercati. Sono stati 2 giorni difficili. L'acqua corrente non era presente, non potevamo utilizzare il bagno, insomma lo sciacquone né l'acqua per lavarsi perché proprio non usciva. Correggo, non possiamo utilizzarlo ora. Non possiamo utilizzarlo neanche ora perché ieri sera era tornata per un po' di tempo, stamattina ci siamo svegliati e non c'era di nuovo. Come vi ha anticipato Francesco, non c'è neanche l'acqua da bere, quindi è proprio impossibile reperire acqua naturale per il paese. Tra l'altro oggi è domenica, tutti i supermercati sono chiusi, abbiamo preferito ripartire. Ci perdiamo la Catedral di Marmol e la Capilla di Marmol proprio perché è impossibile, ragazzi, per noi in questo momento vivere in queste condizioni, con qualche acciacco anche fisico che peggiora la situazione, ma questo insomma passerà, speriamo pian piano. Però tutto questo insieme ci ha portato a decidere di ripartire da questo piccolo paesino. Quindi motocarica, direzione sempre verso nord e destinazione di oggi Villa Cerro Castillo. La situazione che vi abbiamo presentato purtroppo è ciclica, ci hanno detto, nel senso che si verifica spesso anche a dicembre, si verifica a marzo, si riverifica a settembre-ottobre. È una situazione che tende a persistere proprio perché l'acquedotto del pueblo è in pessime condizioni, ce l'hanno sottolineato. Però questo fa sì che i turisti di passaggio non abbiano a disposizione proprio i servizi basilari e credo sia un grosso danno turistico anche per i proprietari delle cabañas, per i ristoratori eccetera eccetera, e anche per chi organizza le escursioni proprio alla Catedral di Marmol. Ieri avevamo prenotato per l'uscita di questa mattina, ma poi vista la situazione abbiamo desistito. Francesco vi ha inquadrato anche il nostro cucinino. Abbiamo purtroppo lasciato i piatti sporchi, non li abbiamo potuti lavare perché abbiamo mangiato qualcosa per colazione e non c'è acqua dal rubinetto, per cui ci dispiace creare questo disguido ma non possiamo fare altro. Detto ciò, tenerò la carica, vamos! Salutiamo il nostro sfortunato soggiorno a Puerto Rio Tranquilo. Questo disguido non ci ha permesso di visitare quello per cui eravamo passati, però sono degli inconvenienti e degli imprevisti che possono capitare. Per di più si è un po' alzato il vento stamattina, cosa che non si era verificata nei 2 giorni e mezzo di pioggia battente e continua. Questo era il supermercato dove ci siamo riforniti, dal quale poi siamo dovuti passare agli altri 2 presenti proprio alla ricerca di acqua naturale, alla ricerca di frutta e verdura che erano completamente terminate. Rifornimento. Benzina fatta con la conversione circa 1,6 €, acqua presa 1,5 litri, 1,7 €. In questo momento nessun locale fa utilizzare i propri bagni, quindi ho visto nel frattempo che abbiamo prelevato all'interno dell'ATM del distributore e ho comprato acqua, ho visto dei ragazzi turisti con lo zaino chiedere se potevano utilizzare il bagno, gli hanno detto di no, sono appena usciti e li ho visti addentrarsi tra le siepi e usufruire di un bagno naturale. Questo è la Patagonia. Altra info interessante, l'ATM la trovate qua a Puerto Rio Tranquillo, ma non la trovate a Puerto Guadal. Importante se state da queste parti, anche perché molte strutture vogliono il pagamento cash. Tenerone riscaldamento, acqua con gas. L'unica acqua disponibile è appunto frizzante, ma noi abbiamo anche il succo d'arancia concentrato. Gli altri giorni era terminata anche l'acqua frizzante, per cui ci riteniamo fortunati almeno di averla trovata. Come
come dico sempre, l'ottimismo deve superare la realtà. Ma poi l'importante è che l'Antenerona, nonostante il peso, nonostante gli acciacchi, nonostante la ruta, ancora sentite come canta. Sara VS Tenerona 0-1, perché la moglie stamattina non riesce a cantare. Detto ciò, vamos, 120 km di ripio. Qua l'asfalto è una chimera, aggiungo per fortuna. Aggiungo questi giorni anche l'acqua, è stata una chimera. Chiusa parentesi, vamos. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Intanto ripio appena empesato, appena iniziato. It came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way track. This ain't a story about happy ending. Oh, I could set this world on fire. I could tear this town apart. I tried, but I could never be a part of you and your beautiful life. With a painted smile, I was the willow tree. You were the fire that burned me. Siamo sempre sulla Carretera Austral, Ruta 7 del Cile. Qui addirittura suolo della strada pavimentato, neanche asfaltato, pavimentato. Le contraddizioni sudamericane. You ran away from all the madness. You stumbled till you found your pace. I know now you were better off without me. I should set this world on fire. I should tear this town apart. I'm hurting just to feel my body. I'm breaking just to be apart. I tried, but I could never be a part of you and your beautiful life. Your beautiful life. Oh, I wish that I could ease your sorrow. I wish that I could ease your pain. This ain't a story about happy endings. Due cicloturisti con i bimbi. We should tear this town apart. 3. Una coppia di francesi con 3 bimbi piccoli. Io quando vedo queste cose solo profonda ammirazione, non trovo parole per descriverli, considerando poi che li abbiamo incontrati 2 giorni fa al supermercato, quindi tutte le problematiche che abbiamo avuto noi nella nostra cabana ce l'hanno avute anche loro, e penso che queste problematiche, quindi non avere acqua con 3 bimbi piccoli, si triplicano, forse si decuplicano. E questo è un altro grande esempio che volere è potere. Qua non parliamo di soldi, qua parliamo solo di determinazione, di voler provare a fare qualcosa. Sicuramente non avranno problemi economici e ci sta tutto, ma conosco tantissima gente, ma tantissima, che in una situazione del genere, in bici soprattutto, anche se straricchi, non lo farebbero assolutamente. Strada dissestata per pioggia e per le buche presenti normalmente, che in caso di pioggia si riempiono di acqua. Questi paesaggi però fanno dimenticare tutti i disguidi di questi giorni.
L'acqua scende a ruscelli dalle rocce. Abbiamo incontrato diverse cascate. Questo è dovuto sicuramente all'acqua scesa in questi giorni. Eccone un'altra. Potremmo fare una doccia che ci è mancata in questi 2 giorni. Eccola. Tende piazzate, case disabitate, c'è di tutto. Ci sta capitando spesso di vedere cavalli stesi a terra, cosa che capita di rado, perlomeno a me non è mai capitato così tanto come in Patagonia, però forse sono anche loro stanchi della vita difficile. Puente sul fiume Rio Engagno. Paesaggi da Patagonia o da Alaska, non se ne esce. La difficoltà di queste terre, che anche il loro punto forza, è l'isolamento e una natura forte fino a piegarti, per cui da qui deriva tutto il resto. C'è un acquedotto che non funziona bene quando la natura decide di essere più aggressiva del solito, e una mancanza di rete di comunicazione che rende l'isolamento ancora più pesante. Vivendoci ci si abitua, però per chi come noi viene da fuori, per chi come me in particolare magari è abituato alla sua routine quotidiana a cui non è mai stato costretto a rinunciare, può piegare psicologicamente. Ci si rende conto solo quando lo si vive, e quando qualcuno dice l'isolamento che si vive in Patagonia, in certe zone della Patagonia, è paragonabile solo a qualche zona della Siberia e alle zone dell'Alaska, fa capire quanto sia raro e difficile. Quel terreno privo di piante pensiamo sia stato causato dall'acqua di questi 3 giorni, che il fiume ha una portata fuori misura. Arriviamo noi e portiamo quella leggera sfiga che ci accompagna da qualche anno. No ragazzi, non lo diciamo neanche per scherzo. Quella leggera sfiga meteorologica, mettiamola così. Da casa, se io fossi stata seduta su un divano, avrei detto vabbè, 2 giorni senza acqua, ti arrangi, nel senso che sei voluto andare in queste zone. Ecco i tronchi che sono stati trasportati dalla scarpata. Ammazza, bel danno. Ecco, continua ancora il danno naturalistico. Se io fossi stata seduta su un divano di casa avrei detto vabbè, 2 giorni si resiste, avete scelto una vita avventurosa e andavate incontro anche a questo. È vero, le poche volte, i pochi minuti che abbiamo avuto acqua a disposizione era un'acqua marrone, perché risentiva dello sporco dei boschi, dei rami, di tutto ciò che il fiume aveva portato dove si riforniva l'acquedotto. Quei pochi minuti che abbiamo avuto l'acqua era un'acqua poco utilizzabile anche per lavare qualsiasi cosa e per cucinare. Questo per dire che in questi 2 giorni noi abbiamo vissuto come gli abitanti del posto, e noi parliamo a voce degli abitanti del posto, nel senso che è una vita difficilissima, non tanto per un turista quanto per chi stabilmente ha la sua casa qui. Procedendo si arriva a Villa Cerro Castillo e a Coyhaique. Ci dividono 97 km dalla nostra destinazione di stasera e 191 da Coyhaique. Si risale la regione dell'Aysén e si risale la Patagonia cilena. Fino a Coyhaique, capoluogo della regione dell'Aysén, la strada sarà ripio. Mamma mia. Attenzione. Situazione un po' complicata perché ok. I passaggi non sono mai facili perché l'unico punto dove si poteva passare c'era della pietra grande e tanto brecciolino, quindi l'avantreno affonda e la moto la tieni male. Qua bisogna farlo slalom. Ora il ripio si è trasformato in una fanghiglia, quindi da fare attenzione perché ho anche le gomme non messe bene per quanto riguarda il tassello nell'anteriore. Un altro pedone, prego.
quanto sono belle. Iniziamo ad abbassare la visiera perché la pioggia inizia ad essere più insistente. Il Rio Murta che vedevamo pieno, per dirla al dialetto corridoniano, è pieno cimato. Però è un dialetto arcaico, qualcuno neanche a Corridonio lo conoscerà. Ripio sempre più difficile intanto. Ecco un altro motociclista, sarà sicuramente brasiliano, ne abbiamo incontrati almeno una decina stamattina in senso opposto al nostro, quindi stanno scendendo. Crediamo che per i brasiliani siano un po' le 3 settimane nostre verso Capo Nord, per loro in direzione sud verso Ushuaia. È un po' il viaggio che noi paragoniamo appunto a Nordcap, ma come strade non è paragonabile, ragazzi, molto ma molto più complicato, per non parlare del vento. Vi ricordate le mie lacrime arrivando al globo? Vi ricordate la mia faccia tesa? Me lo scrivevate proprio voi. Ecco, il mio viaggio a Capo Nord paragonato al viaggio, al nostro viaggio di ora in Patagonia, fu una passeggiata, però ero inconsapevole in quel momento. Altri motociclisti ai quali auguriamo buon viaje hasta Ushuaia. Altri motociclisti. Tutti a scendere, tutti passando per la carretera Austral. Questi incontri svoltano la giornata, c'è da dire la verità. Fai la curva e di colpo loro calma serafica, fiumi all'estrema portata. Ci siamo allontanati dal lago General Carrera, ci siamo addentrati nelle Ande. Enormi cascate, manco fossimo in Norvegia. Ecco ragazzi, problema. È un percorso di sopravvivenza, si è alzato tanto vento ora, proprio per non farci mancare nulla. Sembrano piante quasi carnivore, steli enormi. Siamo al 775 km della Ruta 7. Si sale, si sale, si sale. Poi ci sono questi punti che se cadi dentro non ne esci più. Prima ne ho prese un paio, ho sentito sotto che ha toccato il cavalletto e anche la marmetta. Da fare molta attenzione perché spesso si passa da questo ripio qua a tutte buche, ma profondissime, quindi arrivi magari anche a 35-40 km/h e non riesci a evitarle perché sono ovunque. Forse qui mi toccherà scendere. A tappeto. Guardate al centro, cioè non c'è un punto dove poter passare. Tenerona. E qua ci passiamo, sì, è andata anche questa volta. Si sale qua si sale, ma altro bombardamento. Passiamo qua, ce l'abbiamo fatta. La cosa positiva di questa moto non è un GS o una Guzzi, ma comunque a bassi giri ha una buona coppia, bisogna solo fare attenzione a quel leggero on off, e comunque consiglio di mettere la centralina in versione touring perché appunto è più morbida ai bassi giri. Versione sport scalcia troppo, su questi terreni non va bene. Qua siamo proprio immersi nella giungla.
Col fatto che piove poco, tutte le goccioline si attaccano alla visiera, quindi per il fatto che andiamo troppo piano, il vento non riesce a portarle via, non vedo praticamente una mazza. Utilizzo il tergicristallo dei guanti. Non è che aiuta molto, ma meglio di niente. Ok, riesco anche la GoPro per farvici vedere meglio. Ah, bisogna pensare a todo, però prima pensiamo alla ruta. Di pioggia ci sta tutto, se no che carretera astrale è? Si lamentano tutti che piove sempre, se la facevamo con il sole poi noi ci sentivamo in colpa, dai. Un altro bombardamento, ragazzi, sembra una banalità, ma cadi dentro. Ok, passiamo in mezzo. Ok, Jurassic Park, ambientazione. Mentre ci siamo alzati di altitudine e la temperatura è decisamente cambiata, sembra che il sole molto timidamente ogni tanto ci faccia visita, ma ogni tanto poco. In discesa con ripio, tanto per non farci mancare nulla. Ok, Vette delle montagne incappucciate dalle nubi. Fa impressione la vegetazione che arriva fino a un certo punto e non sopra, come ci fosse un taglio netto. La strada è peggiorata in maniera... questa è la situazione quasi peggiore perché ci sono pietre grandi, non c'è un punto dove passare e la moto galleggia. Se ti si inclina di 5 gradi così pesante non la tieni neanche se sei Hulk, quindi andiamo proprio a passo d'uomo. Speriamo che finisca il prima possibile. Piano piano, forse qua un po' meglio, forse qui meglio. Ragazzi, mamma mia. Quando faccio questi tratti ho le braccia a pezzi perché cerco di tenere il manubrio in maniera molto rigida, nel senso cercare di correggere la moto, ma con tutto il peso, l'inerzia che produce appunto il peso posteriore si ripercuote sul manubrio e è difficile. Però dai, già è migliorato. Dietro non c'è nessuno, passiamo di qua, cerchiamo di approfittare dove passano le auto. Tante volte nei commenti mi dite che sono bravo a guidare, ma io vi ricordo che quello che posso fare lo potete fare tranquillamente anche voi. Anzi, aggiungo, in questo momento sono stanco perché abbiamo fatto 80 km, considerate sempre una velocità intorno ai 35-40 km orari, in certi punti devi anche quasi fermarti, quindi per quanto sia a 80 km si possono anche tramutare in 2 ore e mezza che stiamo sopra la moto. Non ci siamo fermati mai e inizio a essere stanco, inizio a sentire le braccia pesanti, inizio a sentire che non sono più reattivo, inizio ad avere anche un po' fame. Tra poco ci fermeremo, anche 5 minuti per prendere un biscotto, bere qualcosa, perché bisogna essere vigili al 100%. Qua ragazzi la piccola distrazione significa andare, vabbè, lasciamo stare. E da quel che ho imparato, se vai piano ovviamente è tutto migliore, sia per noi che per la moto. Sembra quasi assurda che la difficoltà aumenta la soddisfazione, sembra un ragionamento sbagliato, però non è relativo alla moto, ma relativo a tutte le cose che facciamo. Poi quando lo ricordi, quando lo realizzi, quando lo rivedi anche nei video, è emozionante. Più è difficile più è emozionante, però con despacio e attenzione. Tipo adesso arriva l'auto, io devo andare di qua, assolutamente andare pianissimo.
l'auto potrebbe anche un po' rallentare e invece non rallenta. Passiamo sulle rotaie. Ok, ci siamo. In questi casi, ragazzi, ve lo confermo al 100%, se viaggiate soli e la moto è più scarica è tutt'altra musica, tutto molto più facile, e voi in primis che guidate vi stancherete anche meno. Io mi domando, ma perché ci buttano questa breccia così grande? Forse perché faranno i lavori di miglioramento per asfaltarla, però ora è difficile, difficilissimo. Andiamo contromano perché qua è meglio. La fortuna è che c'è poco vento oggi e non passa praticamente nessuno, quindi possiamo prenderci tutta la carreggiata nelle zone migliori. C'era un cartello delle autorità governative in cui si scriveva che era in corso d'opera un miglioramento della strada. Probabilmente il miglioramento per loro è anche gettare tutte queste pietre sulla strada in modo da prepararla per un possibile, presumiamo, asfaltamento. È solo che per noi non è neanche immaginabile che sia vicino al concetto di un miglioramento. Ci viene voglia di buttarci sotto, ma guardate che strane formazioni della roccia che abbiamo sulla destra. È probabilmente dovuto anche alla pioggia perché sembra franata. Guardate l'acqua che viene, che quasi invade la carreggiata in quantità enorme. Siamo sul Mirador Bosque Muerto. Ci fermiamo un attimo per rifocillarci. 5 minuti di riposo perché ho le braccia e le spalle distrutte, solo che guardando in profondità quelle nuvole stanno venendo da noi, quindi meglio ripartire. Tenerona inguardabile. Gomma ai lati quasi finita. Ci ho fatto anche un video dedicato su queste gomme. La caratteristica, soprattutto quando si viaggia con una moto così pesante su una Super Tenere, che l'anteriore, la zona centrale, rimane con un po' di tassello, mentre il punto laterale, il passaggio tra la zona centrale con una gomma più dura e la zona laterale con una gomma più morbida, quel punto là si consuma parecchio, anche perché sto viaggiando, dato il ripio, con una pressione abbastanza bassa, intorno ai 2,2 all'anteriore, 2,5 al posteriore. Così carichi sarebbe da viaggiare 2,6 e 2,9 al posteriore, però alternativa non ce l'ho perché è difficilissimo viaggiare così carichi in queste condizioni stradali. Sara che sorregge la Tenerona perché il vento forse la ribalta. Assolutamente non è il vento patagonico, però ci eravamo abituati per 3-4 giorni senza vento, anche questo dà un po' fastidio. Segni della guerra, però è un osso duro, durissimo. Sono rimasti circa 36 km, sembrano pochi, ma con una velocità media di 25, 20, 30 km/h sono circa un'ora e mezza. Sì, tra l'altro l'aria è molto cambiata, fa abbastanza fresco, la sentiamo sul viso e inizia quasi a tagliare, quindi bisogna ripartire. Eccolo il Bosque Muerto, ha lasciato molte vittime lungo il cammino, il fiume. Un elemento muore mentre l'acqua scorre placida, prendendosi il suo posto. La strada continua ad essere difficile. Il segreto è procedere sempre a bassa velocità. Il segreto, mi dicono dalla regia, sarebbe quello di far scendere la moglie e caricarla di qualche bagaglio magari. Però decide di tenere duro e stringere i denti. Saggia decisione, direi. Guardate qua, per fortuna le gomme abbastanza sgonfie, ma ragazzi, cioè, è impossibile con una pietra così grande, devi andare pianissimo, c'è un po' di vento che ti sposta e non ci sono punti dove sono passate le auto. Anche il fatto che ho le gomme quasi finite all'anteriore aggrava la situazione. Iniziamo a riuscire a scorgere le vette appuntite delle Ande, ci lasciamo la nebbia e il brutto tempo alle spalle per il momento e anche il ripio più brutto. Ci chiediamo se questa portata del fiume sia normale. In alto i ghiacciai. Oh, mio Dio.
Continua il bosco immerso nell'acqua. Vento pazzesco da quest'altra direzione. Ecco il bosco muerto dall'alto. Ci mettiamo a destra, lo facciamo passare. Non oso pensare cosa sarebbe stato passare qua con il temporale dell'altra sera. Penso che questa strada era il letto di un fiume. Ora sento che affonda. Siamo di qua. Arriva qualcuno con l'auto. Ecco meglio. Dai, Tenerona. Sicuramente un problema con la gomma. Sembrava tutto tranquillo, quindi procediamo. Inizio pavimento 100 metri, significa che inizia l'asfalto. Non ci credo, non ci credo. Ragazzi, ogni volta è una vittoria. Ah, Cerro Castillo a 13 km, Coyhaique a 108, Carretera Austral, Ruta 7, altro pezzo fatto. Yeah. senti la Tenerona come scorre. Pazzesco, pazzesco. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Do what you gotta do what you gotta do. I feel it in my bones like you'll come along now. Baby, you're coming through. Do what you gotta do. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. Go long. Raggiungiamo la folle velocità dei 100 km/h. For love, we're going for love. For beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love. Baby, going for love. Baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. Go long. Baby, for love. Go all for love. We're going for love. For beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love. Baby, going for love. Baby, for love. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. Avevamo sbagliato direzione, eravamo andate sul lato derecho del pueblo, invece alla izquierda. Go for hope and glory. For beating hearts off the charts. I bet you'll come. Casa Arrojo el Bosque, eccoci, ci siamo. Ecco la casina. Beh, abbiamo abbastanza legna a disposizione, che vi assicuro non è cosa da poco da queste parti. Ora speriamo di poter entrare, andiamo a fare la spesa e a mettere qualcosa sotto ai denti. Abbiamo dovuto aspettare un po' che arrivasse la duegna, che poi non è arrivata la duegna, ma è arrivata la persona che praticamente si occupa delle pulizie. Noi non avevamo la connessione, quindi non potevamo scrivergli. Comunque, Tenerona parcheggiata. Eccola qua. Patio privato, ma soprattutto guardate la nostra abitazione. Non so come descriverla.
Siamo in un rifugio, ragazzi, in un rifugio delizioso. Abbiamo anche la stufa. Mi sono avvicinata alla cosina, c'è qualche spiffero di troppo, però va bene, ormai ci siamo abituati. Però è molto molto carina, molto attenta ai dettagli particolari. Carolina è stata molto brava. Piccolo dettaglio, la camera è sopra con una pendenza della scala spaventosa. Con i miei dolori all'inguine non è proprio il massimo, No. però pian piano ce la faremo. Poi ve la mostreremo con calma. Ora scarichiamo tutto, ci riprendiamo un po', mangiamo perché non abbiamo fatto pranzo e avete visto, oggi è stata una giornata veramente dura. Intanto è il gatto a mangiare. Gli abbiamo dato un biscotto. Abbiamo già un amico. Ehi! Moto parcheggiata, ora la copro. Tutto predisposto, ma soprattutto la cosinera. Ai fornelli. Mi vedete col piumino perché abbiamo appena acceso il fuoco. L'ambiente ancora si deve scaldare, però presto mi spoglierò. Cioè, mi toglierò il piumino. Detto ciò, ciao ragazzi!